Come abbiamo visto nella prima parte di questo episodio, subito dopo essere stato distaccato a Massawa nel giugno 1940, Visentini inizia un'impressionante serie di vittorie, tanto che già nel luglio dello stesso anno gli viene assegnata la medaglia d'argento al valore militare. La mattina del 30 settembre, 3 Blenheim One del 45° squadrone attaccano la base di Gura, ma sono intercettati dai CR-32 e CR-42. Il Blenheim L-6665, pilotato dal 28enne squadron leader George Justin Bush, viene abbattuto e tutto l'equipaggio resta ucciso. Oltre a Bush muore il 20enne Observer Sergeant John C. Usher e il 21enne Wires Operator e a Gunner Sergeant James Cornell. L'abbattitore di Bush è molto probabilmente il tenente Visentini, considerato che egli dichiara l'abbattimento di 2 aerei proprio su Gura in quel giorno. Il 18 ottobre 1940 Visentini, insieme ai suoi compagni, attacca l'aeroporto nemico di Gadaref, mitragliando e incendiando 11 velivoli al suolo. Il 6 novembre, durante l'offensiva britannica per la conquista del forte Galabat, Visentini, con ogni probabilità, è l'abbattitore del Flying Officer Jack Morris Hayward, che, insieme a 4 altri gladiator del 1st South African Air Force Squadron, stava per attaccare 5 caproni CA-133. Il biplano della Royal Air Force, incendiato, precipita alle 15:30, causando la morte del 21enne Hayward. Un mese dopo, il 4 dicembre, il tenente Visentini rivendica l'abbattimento di un Blenheim sul Mar Rosso. L'aereo abbattuto è un Blenheim del 14° squadrone, pilotato dal Flying Officer Thomas G. Rhodes, che non rientra da una missione di ricognizione. Tutto l'equipaggio del bimotore è dichiarato disperso in azione. Il 12 dicembre Visentini e altri 4 piloti della 412ª squadriglia, di scorta a un SM-79, attaccano l'aeroporto di Gaz-Regeb, base della squadriglia B-Flight del 237° squadrone, sul quale sono distrutti 4 Hawker Hardy parcheggiati ai lati dell'aeroporto. Durante questa azione, l'aereo del comandante della 412ª squadriglia, capitano Antonio Raffi, viene colpito dal fuoco antiaereo della Sudan Defense Force e costretto ad un atterraggio d'emergenza dietro le linee nemiche. Visentini lo segue e atterra vicino all'aereo del proprio comandante e, liberatosi del paracadute, lo fa salire nel suo abitacolo. Poi, sedendo sulle sue ginocchia, decolla, dopo aver incendiato l'aereo incidentato per non farlo cadere in mano nemica. Poco dopo i due atterrano regolarmente ad Asmara. Per questa azione, il 16 gennaio 1941 viene promosso capitano per merito di guerra. Il 9 febbraio, con un altro attacco al suolo sull'aeroporto di Agordat, vengono distrutti 5 velivoli nemici. Altro attacco al suolo coronato da successo il 9 febbraio. All'alba, alla testa di 4 CR-42 della 412ª squadriglia, compie un'incursione a volo radente sul campo di Agordat, durante la quale danneggiano o distruggono 16 velivoli nemici, inclusi un Lysander, 2 Gladiators, 2 Hurricanes e 2 Wesleys. Per questa missione il gregario di Visentini, sergente maggiore Soffritti, è decorato al valor militare. Il giorno della sua ultima vittoria è anche quello della sua morte. L'11 febbraio Visentini rivendica l'abbattimento di un Hawker Hurricane su Keren. L'aereo abbattuto molto probabilmente fa parte del 1st South African Air Force Squadron, che quel giorno ha inviato 11 aerei di pattuglia sulla stessa area. 2 degli aerei sudafricani si scontrano con i Fiat CR-42. L'Hurricane del Lieutenant Volien è costretto ad un atterraggio di fortuna in territorio britannico. Il giorno dopo tenta di decollare, ma l'aereo si incidenta. Anche 2 aerei italiani sono stati costretti dal cattivo tempo ad atterrare nella zona di Sabar Guma.
Rientrato al campo per rifornirsi, Visentini riparte alla ricerca dei due piloti italiani, finché, a causa del cattivo tempo, va a schiantarsi contro Monte Bisen e muore sul colpo. Il gesto gli vale la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. In precedenza aveva già ottenuto la medaglia d'argento e di bronzo al valor militare. I suoi più famosi avversari in Africa orientale sono stati il sudafricano Ken Driver con 9 vittorie aeree e Jack Frost con 8, entrambi piloti di Hurricane. Visentini è, in ordine di tempo, il primo degli assi dell'aviazione della Regia Aeronautica e il pilota con in assoluto il maggior numero di abbattimenti in Africa orientale tra tutte le forze belligeranti, nonché asso di biplani da caccia con il maggior numero di abbattimenti della Seconda Guerra Mondiale. Oltre alle 16 vittorie aeree confermate e 5 probabili sotto le insegne della Regia Aeronautica, durante questo conflitto va aggiunta la vittoria aerea ottenuta durante la guerra civile in Spagna con l'aviazione legionaria. Questo senza contare gli aerei distrutti al suolo durante i mitragliamenti degli aeroporti di Gadaref, Gozraghed e Agordat, che secondo fonti britanniche costano alla Royal Air Force e alla South African Air Force la perdita di decine di aerei distrutti, per l'esattezza 32 aerei incendiati da solo e in cooperazione. Tutte le sue vittorie sono conseguite ai comandi del biplano CR-42. A causa della perdita dei registri della 412esima squadriglia basata a Massawa, alla quale apparteneva, ricostruire le sue 16 vittorie non è facile. Nel corso di 50 combattimenti aerei abbatte almeno 5 Blenheim britannici, un numero anche maggiore di Welsleys e quasi certamente 3 Gloster Gladiators. Visentini è il primo pilota italiano da caccia della Seconda Guerra Mondiale ad ottenere notorietà come asso. Le sue imprese in Africa orientale, infatti, sono ampiamente pubblicizzate in Italia, dove gli viene dedicato anche il volume Il pilota solitario del libro Eroi e avventure della nostra guerra, pubblicato nel 1942. Per la sua meticolosità e abilità viene soprannominato il cacciatore scientifico. Le vittorie di Visentini, come quelle di tutti gli altri piloti italiani, sono ufficiose, in quanto non esiste a tutt'oggi una lista ufficiale degli assi italiani. All'aviatore caduto, Filippo Tommaso Marinetti dedica il capitolo intitolato Simultaneità del poema Canto eroi e macchine della guerra mussoliniana. Con il nome di Mario Visentini appare nelle avventure a fumetti di Ugo Pratt che fanno parte della serie Gli Scorpioni del Deserto.